Ciao amici, buongiorno. Oggi è una giornata interessante perché stiamo andando al municipio a partecipare a una classe, la chiamerei tipo una specie di orientamento per i bambini di 3-4 mesi. Spiegano un po' sui vaccini, sullo svezzamento e poi facciamo tipo, ci mettono in gruppo tipo con le altre mamme e altri bambini e si può parlare o comunque si possono chiedere qualsiasi cosa, che se uno ha qualcosa da chiedere. E questo fa sempre parte di una di quelle cose che vi dicevo sul supporto, e ovviamente è gratuito, sul supporto per le famiglie, perché quando era venuta quella signora dal municipio, o lo chiamo comune, vabbè comunque è una specie di municipio, che mi aveva dato un sacco di fogli, ho fatto un video, ve lo metto qua da qualche parte, poi mi aveva detto ci sarà questa classe, vi arriverà una notifica su quando partecipare e poi tu puoi anche cambiare il giorno, ci sono dei giorni disponibili, tu puoi cambiare a seconda di quando ti va bene. Scusate, ho il fiatone perché ovviamente sto andando col marsupio, anche se è un po' lontano, perché so già qual è il posto e so già che con il passeggino non è così comodo, nel senso che non c'è un posto dove lasciarlo e sono sicura che tutti quanti vanno col marsupio. Non potrò filmare dentro, molto probabilmente, soprattutto, vabbè, non mi metto a filmare sicuramente le altre persone e gli altri bambini, magari provo a fare qualche ripresa così che sentite solo l'audio. Quindi in ogni caso poi vi spiego dopo, quando abbiamo finito, com'è andata. Poi questo, vabbè, non c'entra niente, però volevo farvi vedere come in Giappone ci sono questi, a volte su alcuni incroci ci sono delle scale così, è una specie di sopraelevata, dove possono attraversare i pedoni, così che insomma funziona meglio il traffico. E su questo foglio che mi è arrivato a casa con la data, l'orario, il luogo e tutto, ovviamente c'era anche scritto ben in dettaglio non solo cosa si fa ma anche che cosa portare. Ve lo dico semplicemente per farvi capire ancora una volta quanto sia sempre molto efficiente il Giappone. Sono tempi morti in cui devi cercare di capire che cosa si fa o come fare, e l'unica cosa è che non so, siccome appunto non c'era scritto di portare la mascherina. In Giappone le persone usano moltissimo la mascherina, in generale quando hanno il raffreddore, quando c'è la stagione del polline, quindi adesso, quindi con l'allergia, per evitare l'allergia, e poi soprattutto in questi casi, quindi se ci sono dei bambini piccoli negli ospedali eccetera. Quindi io non ce l'ho, non c'era scritto niente, il che mi fa capire che sia opzionale, però magari mi sgridano se non ce l'ho quindi adesso magari se c'è un combini ne prendo una per sicurezza. E quella grande, io di solito prendo quelle piccole perché ho la faccia troppo piccola rispetto ai giapponesi, però vabbè, per oggi va bene questo. Ah, dai, sì.はい、お洋服着たままで大丈夫です。こんにちは。おばちゃんの方がいいだよ。あよ。はい。はい。起きますよ。1の3ですよ。大丈夫。大丈夫。よ。Eccoci, allora, devo dire che è stato molto piacevole, sono state meno di 2 ore come c'era scritto. La parte di spiegazione non è durata tantissimo, anche perché vabbè sono tutti bambini piccoli, quindi sanno giustamente che non è che si può stare a spiegare per ore, però ci hanno dato tutti i fogli su cui c'è scritto tutto. Dopo vi faccio vedere quando arrivo a casa in che cosa consistono. È stato bello perché non ci sono tante occasioni in cui si possono incontrare altri bambini così piccoli, no? Siamo divisi in 2 gruppi e abbiamo iniziato un pochino a parlare, magari qualcuno chiedeva, non so, ma voi come fate per questa cosa qua, quindi molto, molto interessante. Saremmo stati in un totale di forse tipo 10 bambini, 11 bambini, c'erano anche 2 gemelli. E una delle cose che mi ha
fatto più piacere è che c'è un foglio, dopo vi faccio vedere, dove c'è scritto, dove ci sono dei posti che si può andare anche con bambini così piccoli, dove si incontrano altri bambini, di solito non si paga, e fanno delle attività o magari qualcuno li guarda, li puoi mettere per terra tipo a dormire sul materasso mentre tu ti riposi anche un po', magari parli con altre mamme. Magari andrò a vi farò vedere prendendo quello che posso, perché per questioni di privacy ovviamente. Ci siamo a casa. Allora, prima di tutto avevo chiesto informazioni su questi helper, quindi un aiutante che può venire a casa. Mi hanno dato questo foglio, ci si iscrive qui e poi si fa richiesta quando si vuole. È un aiuto che si può fare una volta al giorno, mi sembra, sì, fino a 2 ore, non di più, se si è incinta o fino a un anno dopo il parto. Si può richiedere solo fino a 20 volte, quindi è una cosa proprio ogni tanto, costa poco, un'ora 600 yen, che è come se fossero 6 euro, col cambio sono molto di meno, ma ve lo dico in potenza. Possono aiutare con le faccende di casa, oppure con proprio guardano il bambino, oppure anche per semplicemente un po' di consulto su certe cose, e quindi questo è veramente utilissimo. Penso che magari ne usufruirò nei momenti in cui è un po' così, insomma, c'è bisogno di qualcuno che venga solo per un attimo, comunque per dare una mano, molto molto utile. Questo era quello che c'era lì, questo pacco di fogli. Usano sempre ovviamente immagini super carine. Questo è sullo svezzamento, qua ci sono tutte le indicazioni. Questa cosa è super utile, che scrivono tutto così uno ce le ha. Qua è per incitare a leggere i libri illustrati, anche se uno pensa che non capiscano. Questi sono anche i posti sempre dove si possono giocare con i bambini, esatto. Queste cose sono strautili, veramente, dopo me le guardo con calma. Questo nel caso di emergenze, cosa fare con i bambini piccoli, se ci sono dei disastri naturali, roba così. Poi ecco, ci sarà un'altra lezione, diciamo una classe proprio sullo svezzamento. Questo qua però bisogna registrarsi. Quello dove sono andata oggi arrivava proprio a casa la notifica e basta. Invece questo mi devo registrare, e c'è, a seconda di in che mese è nato il tuo bambino, ci sono insomma delle opzioni di giorni per andare, e magari anche questo andrò. Sono comunque occasioni in cui si stanno con altri bambini, si vedono un po' altre famiglie, altre mamme, quindi non so, può essere interessante. Questa è un'altra caterva di fogli, soprattutto per essere ben sicuri di essere sicuri su tutto. È una cosa molto giapponese. Comunque questo è il foglio che vi dicevo, su tutti i luoghi dove ci sono queste attività, questi posti dove si possono incontrare altri bambini, stare lì in giornata e in mattinata, quindi anche quello dopo me lo guardo per bene. Altri fogli sempre su chi chiamare, cosa fare, come chiedere, se va tutto bene, insomma. Vogliono essere sicuri al 100% che tu sia sicuro di quello che fai e non abbia problemi di nessun tipo. È tutto per questo video, e domani andiamo a fare i vaccini, quindi penso che farò un video anche su quello, anche se non posso mostrarvi più di tanto, soprattutto nella clinica, però vi spiego un po' come funziona, e quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie per essere stati con noi. Ciao ciao!